cantiere Atlantis ha una lunga storia e quindi è uno dei marchi più conosciuti. Da alcuni anni è entrato nell'orbita del gruppo Azimut e quindi alla fama e alla tradizione si è aggiunta la tecnologia e l'esperienza del cantiere numero 1 al mondo. La gamma annovera 6 modelli, tutti progettati e realizzati negli ultimi 2 anni. Si tratta di una serie molto omogenea perché Atlantis ha voluto specializzarsi solo nella produzione di scafi open. Le lunghezze variano da 34 a 58 piedi. L'Atlantis 34 è l'entry level, cioè il modello più piccolo della gamma. La sua lunghezza di omologazione è inferiore ai 10 metri. È dotato di 4 posti letto, una cabina matrimoniale a centro scafo e la dinette trasformabile in cuccetta. È un open perfetto per le uscite giornaliere che si può quindi utilizzare anche come barca per la crociera. La plancetta bagno può ospitare un tender lungo fino a 2,5 metri. Il tavolo del pozzetto può essere trasformato in prendisole. Il tettuccio è apribile. Comodissima la chaise longue riparata dal parabrezza. Equipaggiata con 2 motori Volvo Penta di 3 da 220 cavalli, raggiunge la velocità massima di 32 knot. In plancia gli strumenti sono orientati verso il pilota e le leve di comando sono in posizione ideale. La maggior parte degli Open sono fatti per vivere all'aria aperta, ma tutti i modelli della gamma Atlantis offrono una notevole abitabilità anche sotto coperta e il 34 non fa eccezione. La barca è prodotta in serie con poche possibilità di personalizzazione, salvo gli accessori. Tuttavia, anche negli interni gli arredi sono particolarmente curati e, complici i materiali e il design, l'eleganza è superiore a quella di altre produzioni industriali. La buona luminosità sotto coperta è dovuta alle lunghe finestrature presenti sui fianchi dello scafo. L'Atlantis 34 è un progetto totalmente omogeneo con un obiettivo molto preciso: rendere facile l'utilizzo della barca. Proprio per questa ragione hanno scelto una potenza non esagerata, 2 motori turbo diesel da 220 cavalli della Volvo Penta. Questo significa minore peso, minore consumo, quindi anche minori costi di esercizio. Sempre nell'ottica di rendere facile l'utilizzo della barca hanno scelto una propulsione con piede poppiero, l'Aquamatic Duo Prop. Guardate che cosa significa. Un motore ingranato avanti, l'altro indietro, guardate con che rapidità la barca ruota su se stessa, indice proprio della facilità con cui si può manovrarla. Se poi volete di più, potete chiedere anche l'installazione del comando joystick. Adesso concentriamo la nostra attenzione sulla prua dell'imbarcazione, non tocchiamo i flap e diamo un'accelerata abbastanza decisa fino a metà gas. Poi, una volta raggiunto l'assetto di planata, deceleriamo. Questa semplicità di utilizzo la rende veramente facile anche come prima barca. Abbassando completamente i flap abbiamo una visuale ancora migliore sulla prua, anche proprio vicino allo scafo. Con i flap e i trim nella posizione più bassa, la scia ci dice che siamo in planata a una velocità di 10 nodi. Però per trovare le migliori condizioni di navigazione è meglio ricercare un altro assetto.
Non appena la velocità sale, utilizzare i flap è assolutamente inutile, soprattutto se le condizioni del mare sono ideali come quelle di oggi. A 15 nodi il consumo è di 44 litri ora complessivi. Il trim a questa velocità è ancora completamente abbassato. Ho portato i motori a 2900 giri, ho guadagnato 5 nodi di velocità e il consumo è salito di appena 5 litri ora. Questa è forse la condizione migliore per navigare su lunghe tratte, con il consumo ridotto al minimo e la massima autonomia. Al contrario di un'auto o di una moto, la barca la si pilota solo con le mani, una sul timone e l'altra sulle manette, ed è proprio da questi due strumenti che si sente il feeling con il mezzo. Se le reazioni, come in questo caso, sono molto pronte, si entra subito in confidenza con il mezzo. Con l'Atlantis 34 si arriva a 32 nodi di velocità massima con i motori a quasi 4000 giri. La più alta velocità di crociera è invece a 3600 giri, 27 nodi e mezzo.